Ciao, io sono Fukurumi e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Come potete vedere, qui con me oggi c'è un dipinto numerato finito per metà, un terzo. In ogni caso, l'obiettivo di questa settimana sarà quello di terminarlo una volta per tutte. Perché dico così? Perché questo è stato un regalo di Natale del 2024 e mi è stato regalato insieme ad un altro dipinto che però aveva molti meno colori e campiture molto più ampie, per cui per quello sono bastati pochissimi mesi, mentre questo è ancora qui dopo più di un anno. All'inizio cercavo di dipingere quando avevo un po' di tempo libero, poi un certo progetto me lo ha totalmente azzerato e ho iniziato a tentare di dipingere durante le serate in cui giocavamo a D&D online, ma mi sono resa conto che la luce artificiale rende estremamente difficile vedere i bordi, per cui ho dovuto accantonare anche quella idea. Visto che mi sono stufata di vederlo lì abbandonato a se stesso e un po' anche perché mi sto annoiando a dipingere i pezzi dell'armatura di Kuja, ho deciso di dedicare un'intera settimana soltanto a questo progetto, nella speranza che una settimana mi basti. Quindi, finita finalmente questa lunghissima introduzione, vado a prepararmi un tè e cominciamo. Oggi è il 21 gennaio, sono le 10:25, speravo di iniziare prima, ma non importa. E questi sono i colori che ho già fatto, questi sono tutti quelli che mi mancano e poi vi spiegherò meglio cosa intendo. Sostanzialmente nelle istruzioni ti dice di partire dai colori più scuri. E il caso ha voluto che in questo dipinto il colore più scuro fosse anche quello con il numero identificativo più alto, che è tipo il 25 se non mi ricordo male. E appunto proprio per il fatto che io dipingevo una volta ogni morte di papa, mi sono poi dimenticata di controllare, o diciamo che non ci ho pensato, a quali fossero i colori più scuri senza badare al numero. E quindi invece ho cominciato a dipingere scendendo di numero, quindi facendo 25, 24, 23, eccetera. Il problema qual è? Che appunto io adesso sto facendo l'11, ma per esempio c'è l'8, che è chiaramente più scuro dell'11, per cui è andata così. C'è anche un'altra cosa da dire sul seguire i numeri e fare tutti i pezzettini con lo stesso numero prima di passare a quello successivo, ossia che rischi di perdertene qualcuno, cosa che è successa a me più di una volta. E il problema è che la prima volta che mi è capitato di dire qua c'è un numero che ho già fatto, è stato che non l'ho fatto subito, quindi poi mi sono dimenticata di dove fosse. Per cui la volta successiva che me ne sono accorta, ho detto mi fermo, pulisco il pennello, faccio subito quel pezzo lì che mi ero dimenticata e poi vado avanti. Che chiaramente non è un grosso problema, però è un po' fastidioso. E soprattutto è anche controproducente a un livello di soddisfazione personale, perché se fai un pezzetto qui, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, magari piccolini, quindi non tipo questo, ti sembra che non stai andando avanti e non stai facendo assolutamente niente. Per cui ora che ho deciso di terminarlo, ho anche deciso di agire in modo diverso, ossia scegliere una zona, fare tutto quello che trovo in quella zona con lo stesso colore e poi cambiare colore. In questo modo sembrerà, almeno al mio cervello, di aver completato qualcosa, di aver fatto qualcosa di effettivamente concreto. Quindi adesso vado avanti con l'11, ma soltanto in questa zona qui, perché appunto ce n'è ancora qua, ce n'è qua sotto, ce n'è parecchio. E poi una volta finito questo passerò al 12, che ovviamente stando qua a guardare, dipingere eccetera ho notato che è tra quelli più presenti in questa zona, per cui facciamo quello e poi vediamo. Ok, è l'una, quindi sono 2 ore e mezza, sì, e ho fatto un po'. Bene, sono ormai quasi le 3 purtroppo, ma lo stomaco l'abbiamo riempito, quindi ora andiamo avanti.
Bene, si sono fatte le 5:30, le ore di luce invernale a nostra disposizione sono terminate e io ho finito l'11, il 12 e ho iniziato il 3. Come vi avevo fatto vedere, l'11 ha questo rosa chiaro, mentre il 12 è questo rosa abbastanza intenso e il 3 è questo azzurrino chiaro, forse il più chiaro che c'è. Ammetto che non so cosa si vedrà con questa luce di questi colori, ma non importa. Come dicevo prima, lavorare a zone è molto più soddisfacente, anche perché ora come ora si vede proprio tanto la differenza fra stamattina e adesso. Mentre se avessi fatto l'11 in tutto, solo l'11 in tutto il dipinto, sarebbero continuati ad essere tanti pezzettini piccini ovunque e non darebbe così tanto l'impressione di aver fatto qualcosa, di essere andati avanti sostanzialmente. Quindi, avendo iniziato più o meno alle 3 e finito alle 5:30, possiamo dire di aver fatto 2 ore e mezza, che insieme alle 2 ore e mezza di stamattina fanno 5 ore totali per oggi. Purtroppo appunto oggi ci tocca fermarci qui, quindi ricominciamo domani mattina. Buongiorno, oggi è giovedì 22, sono le 8:30 e purtroppo la luce è quella che è oggi perché è nuvolo, quindi sarà un po' più fioca rispetto a ieri, ma devo iniziare presto perché alle 10:30 ho lezioni di giapponese, per cui ho pochissimo tempo per dipingere stamattina. Cercherò poi di recuperare un po' di più oggi pomeriggio, anche se appunto essendo nuvolo non so quanta luce potremo avere oggi. Bene, sono le 2 meno un quarto e prima non ho potuto farvi vedere quello che ho fatto perché mi si è scaricato il telefono, ma ve lo faccio vedere adesso. Ho fatto quasi tutto il 3, mi manca ancora un po' nell'angolino qui in cima e quindi adesso finirò sicuramente il 3 e poi passerò probabilmente o al 2 o al 4, devo ancora decidere, che sono comunque due colori molto scuri, che è quello che dicevo prima. Mi sono resa conto che i numeri più bassi erano più scuri dei numeri più alti. Avete presente quando ieri parlavo del fare un colore alla volta e metterlo da parte e di come questo potesse portare al rischio che rimanessero dei pezzetti che ci eravamo dimenticati? È esattamente quello che è successo, a quanto pare, perché il 19 lo avevo già messo via nel sacchetto, ma mi sono accorta adesso che ci sono 2 pezzetti rimasti qui. Come ho fatto a non accorgermene fino adesso? Non ne ho la più pallida idea. Però ce ne siamo accorti e quindi ora facciamo questo prima di andare avanti. Tra l'altro non sono neanche tanto piccoli, quindi non ho la più pallida idea di come io abbia fatto a non vederli. Abbiamo un problema. Sono di nuovo alle 5:30, il sole invernale, sempre quello che è, ma purtroppo mi sono resa conto di una cosa. Ho fatto un sacco di colori, l'8, il 5, il 15, il 16, il 2, il 4, eccetera, e però ho visto che ci sono 2 pezzetti che sono da fare con il 9 e io non ho il 9. O perlomeno a un certo punto doveva esserci, perché questi numerini qua ce li ho messi io, sono degli adesivi che ho appiccicato io, quindi chiaramente quando ho aperto il kit il 9 c'era, ma ora non c'è più. E certo, qui in cima ci sono solo 2 pezzetti, ma qui sotto ce n'è parecchio, quindi non so come fare in questo momento se non lo riesco a ritrovare. La mia unica speranza è che siano stati i gatti e che tra stanotte o ieri sera, mentre ero in palestra ad allenarmi, l'abbiano buttato in terra e fatto finire chissà dove, ma almeno se è qui lo riesco a ritrovare. Se invece è qualcosa che è successo tempo fa, non ho idea di come recuperarlo. Comunque, se vogliamo parlare di ore, dalle 2 meno un quarto alle 5:30 sono 3 ore e 3 quarti, più 2 ore stamattina sono 5 ore e 3 quarti, più o meno, e quindi un po' di più rispetto a ieri, non lo so,
A me sembra di non aver fatto tantissimo, magari è soltanto un'impressione perché ho fatto principalmente lo sfondo. In realtà non manca molto per finire questa zona qui, spero domani mattina di riuscire a terminare e passare poi al centro e alla zona in alto a sinistra. Fortunatamente non dovrei avere impegni, quindi forse riesco a sfruttare tutta la mattinata domani. Buongiorno, sono quasi le 8 di venerdì 23, quindi il più presto possibile, visto il sole invernale. Non ho ancora trovato il 9, ma andremo avanti nella speranza di riuscire a trovarlo prima che si faccia la fine della settimana. Sono andata a prendere il tè ed è successo questo. Io ora come faccio ad avere il cuore di spostarlo? Non posso. Devo rimanere lì, devo cambiare sedia. Si è fatta l'una meno un quarto e ho finito. O almeno, ovviamente, ho finito la parte che avevo deciso di fare, quindi quella in alto a destra. Ho terminato anche quella centrale, ho già cominciato un po' quella in alto a sinistra e adesso vado a mangiare perché ho fame. Poi torniamo e direi che cerchiamo di fare... Allora, vorrei, prima della fine della giornata, riuscire a finire anche questa parte qui della luna con altri fiori e iniziare anche quest'altro albero che c'è qua. Ci riuscirò? Lo spero. In ogni caso il gatto è venuto ad aiutare ed ha dato un contributo sostanziale. È l'1:30, oggi sono riuscita a mangiare in frettissima, ma purtroppo anche oggi è nuvolo, quindi probabilmente non riusciremo ad andare avanti più delle 5:30, ma mettiamoci sotto. Come previsto 5:30 anche oggi, ma sono estremamente contenta perché non solo ho finito la parte in alto a sinistra con la luna, ma non ho iniziato l'albero qui sotto, ma ho terminato il piano più alto della casa, quindi va bene così, va bene uguale. E per essere quasi metà della settimana è quasi metà del dipinto, quindi stiamo andando molto bene. Considerando che nei prossimi 2 giorni non ho impegni, ho grandi aspettative per la possibilità di riuscire a finirlo entro la settimana. Poi se riuscissi a ritrovare anche il 9 sarei ancora più contenta. Sabato 24, 8:10 del mattino. Sta cominciando a sembrare una di quelle deposizioni della polizia, ma vabbè. I'm Daniel Malloy. It is 10:08 in the morning on June 14th, 2022. Il 9 è ancora disperso. A fine giornata tenterò di fare una ricerca approfondita, almeno in questa stanza, nella speranza di non dovermi ridurre a cercare in tutta la casa. È l'1:45, tempo di andare a mangiare, ma io sono molto contenta di essere riuscita a finire effettivamente questo albero che c'è qui sulla sinistra e sono andata anche avanti un po' più in basso e un po' a destra in questo, quello che credo sia un altro tetto della casa. E dopo mangiato vorrei fare questo albero qui in basso a sinistra perché vedo che ci sono pochi colori e zone abbastanza grandi e continuare appunto questa zona centrale qui. Non penso di riuscire a finirla, cioè vorrei arrivare fino qua sostanzialmente, ma non penso di riuscire a finirla oggi pomeriggio, ma intanto cominciamo. Oggi ho cercato di tirare leggermente di più, ma comunque solo 10 minuti perché stava veramente diventando difficile vedere qualcosa. Alla fine dell'albero qui in basso a sinistra ho fatto soltanto il rosa perché il resto non capivo bene dove finiva e preferivo concentrarmi sul centro, che è andato molto bene. Chiaramente non l'ho finito, l'avevo immaginato che non ce l'avrei fatta, ma sono comunque molto contenta, sono andata molto avanti e manca sempre meno, speriamo di trovare il 9, stasera lo cerco.
Scopriremo domani mattina. Ottime notizie, l'ho trovato, era sotto il divano. Non so né come né quando ci sia finito, ma sicuramente non questa settimana, perché ho riguardato i video di mercoledì ed erano 17 colori, quindi questo mancava già. In ogni caso non importa, adesso posso finalmente finire l'albero e andare avanti. E sì, anche questa mattina abbiamo un bellissimo assistente. Siamo stati graziati con 2 raggi di sole, chissà quanto dureranno, ma io ho finito tutta la parte centrale fino a dove avevo deciso di arrivare, sono molto contenta. Ora pausa pranzo e poi devo capire dove ricominciare perché sono indecisa tra fare la parte con l'acqua, l'albero qui in basso, l'albero qui a destra, ora capiamo un attimo. Prima mi sono dimenticata di filmare che ore fossero, ma mi sa che erano più o meno l'1:45. Alla fine ho deciso di fare l'acqua qui al centro e se mi rimane tempo cercherò di fare anche qui sulla destra quello che credo sia un altro albero. (5:40) tiratissime perché ovviamente il sole si è fatto vedere giusto il tempo di dire «Oh, esisto ancora!» e poi se n'è andato di nuovo. Ma comunque ho finito la parte centrale dell'acqua e ho già iniziato la parte sulla destra. Non proprio quella dell'albero, se è un albero, ma solo la parte azzurra. Ma domani mattina sicuramente finirò questa zona qui, mancano soltanto 3 colori quindi dovrebbe essere abbastanza facile. Rimarrà poi solo il ponte e questo piccolo alberello qui a sinistra. E ho ancora 2 giorni, quindi non lo voglio dire a voce troppo alta. Però. Lunedì 26. Oggi non c'è molto da dire, quindi cominciamo senza indugio, sempre che il gatto me lo permetta. Mi sono fatta prendere un po' la mano. Avrei dovuto finire questa zona qui sulla destra, poi mentre stavo facendo il 13 ho visto che ce n'erano dei pezzetti qui, ho visto che ce n'erano dei pezzetti qui, ho detto vabbè li faccio tutti, poi ho visto che il 12 era finito, che l'11 mancavano giusto 2 pezzettini, che del 7 ne mancavano qualche pezzettino e sono andata avanti così per un po'. Quindi alla fine non ho finito questa parte sulla destra, non ho finito quest'albero sulla sinistra, ma ho finito 5-6 colori praticamente. Ora come ora comincia ad avere poco senso lavorare per zone perché manca talmente poco che è inutile. Per cui dopo mangiato finirò il 2, che è quello che stavo facendo qui, e passerò al 4, che poi sarà l'unico colore rimasto da fare in questa zona qui, e ne manca un pochettino qui e giusto 2 o 3 pezzetti sul ponte, e poi vedremo. Secondo me riuscirò a fare ancora un po' anche del ponte, quindi domani mattina non dico metà, però buona parte secondo me. Ok, mi sono resa conto adesso di non aver filmato quello che ho fatto prima di pranzo, per cui fate finta di averlo visto. Comunque manca veramente pochissimo, soltanto il ponte qui in basso, ma abbiamo un piccolissimo intoppo. Ossia che io domani devo uscire e perdere circa 2 ore, 2 ore e mezza. Per cui incrociamo fortissimo le dita che domani mattina io riesca a fare abbastanza da potermi permettere di finire una volta che torno a casa. Vero è che se anche dovesse rimanere qualcosina e io dovessi finire mercoledì mattina non sarebbe un grande problema, però sarebbe un vero peccato. Martedì, ultimo giorno. Andiamo. È chiaramente solo un problema mio, ma mi sembra di non aver fatto niente. Chiaramente è solo colpa del fatto che ho usato tutti i colori più chiari che erano rimasti, perché stamattina erano 10 e ora ne ho soltanto 2, quindi evidentemente qualcosa ho fatto, solo che secondo me a colpo d'occhio non si nota granché. Comunque, come dicevo, ora devo uscire, anzi sono anche leggermente in ritardo, ma manca talmente poco che secondo me le ore che mi rimangono nel pomeriggio basteranno.
Rieccomi qui, non ho pranzato ma non mi importa perché voglio soltanto riuscire a finire questa cosa, semmai mangerò qualcosa più tardi. Ho finito! Ho veramente finito questo dipinto che mi porto dietro da troppo tempo. Soprattutto all'inizio non ero davvero sicura che sarei riuscita a fare tutto quello che mancava in soli 7 giorni, ma sono veramente contenta di avercela fatta. Ora rimane solo da decidere dove appenderlo, e io un'idea ce l'ho già. Il progetto di oggi è stato un successo, ma io ho già un sacco di altre idee che vorrei portare su questo canale d'ora in avanti. Quindi se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di condividerlo, di lasciare un commento e un like, così l'algoritmo è contento. E se non sapete cosa scrivere, un suggerimento è quello di lasciare un emoji con il vostro cibo preferito. Nel mio caso è la pizza, banale ma vero. Detto ciò, io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo punto e vi ricordo che il mondo ha bisogno di cose finite, non di cose perfette. Finito? No. Lascia che ti faccia sentire il richiamo della mia gente. Pipi, puoi pazientare 2 minuti? Poi, Pupi. Nana, puoi pazientare 2 minuti, poi ti apro? No, non puoi pazientare 2 minuti, va bene. Vabbè, ok. Va bene. Aia. Posso. Puoi stare qui senza problemi, però... Ecco. È andata così. È andata così. Grazie per la tua collaborazione. Farò anche qua sulla sinistra, sulla destra, sinistra. C'è una pigna per terra. Non era per terra quella pigna prima.